Prompt Engineering o ingegneria del prompt. Il modo in cui interagiamo con l'IA è cambiato. Siamo andati oltre i semplici comandi e richieste per passare a un metodo di comunicazione più sofisticato, noto come Prompt Engineering. Il prompt engineering o ingegneria del prompt è l'arte di creare prompt che guidino i modelli generativi di IA, come un LLM, a generare la risposta desiderata. Sebbene in informatica un prompt sia generalmente un comando, nell'IA viene usato anche come termine per indicare l'input stesso, in cui si usano richieste, comandi e istruzioni per dire a un'intelligenza artificiale, come Microsoft Copilot, cosa deve fare e come. Si compone di due componenti principali, istruzioni e contesto. L'istruzione è la parte scritta del prompt che indica il compito e l'obiettivo. Deve essere chiara e specifica, in modo che Copilot sappia esattamente cosa ci si aspetta da lui. Il contesto fornisce informazioni per la risposta, come il pubblico a cui si rivolge e il tono desiderato. Deve essere pertinente e appropriato, in modo da poter adattare la risposta alle vostre esigenze. Una volta inviato un prompt, Copilot legge il testo in segmenti chiamati token, che possono essere brevi come un singolo carattere o una parola. Questo è importante perché ogni modello ha un limite alla quantità di testo che può elaborare contemporaneamente. Per questo motivo è importante mantenere i nostri prompt concisi e diretti al punto. Esaminiamo questo aspetto utilizzando Microsoft Copilot. Passo 1. Capire il prompt. Un prompt è la linea di comunicazione diretta con Copilot. È il modo in cui gli date istruzioni perché possa assistervi. Un prompt ben costruito è composto da due elementi essenziali, l'istruzione e il contesto. Istruzione è ciò che si chiede a Copilot di fare. Deve essere concisa ed esplicita. Ad esempio, scrivi un'email a un cliente o genera un piano di gestione del progetto. Contesto. Fornisce a Copilot il background necessario per personalizzare la risposta alle vostre esigenze. Include dettagli come il pubblico di destinazione, il tono desiderato, il livello di dettaglio ed eventuali linee guida o limitazioni specifiche. Passo 2. Creare il vostro prompt. Quando si è pronti a utilizzare Copilot, aprite la pagina web. Crea una guida completa e professionale su come fare rete in modo efficace nel proprio settore, con particolare attenzione alle piattaforme digitali. Scomponiamo l'esempio. Istruzione. Creare una guida completa e professionale. Contesto. Su come fare rete in modo efficace nel proprio settore, con particolare attenzione alle piattaforme digitali. Passo 3. Invio del prompt. Dopo aver elaborato il prompt, date invio. Copilot scomporrà le istruzioni e il contesto in token e produrrà una risposta basata sulla sua interpretazione. I token sono i segmenti di testo che il modello utilizza per elaborare, comprendere e formulare le risposte al testo. I token possono assumere forme diverse a seconda di come il modello segmenta il testo. In molti casi un token corrisponde a una singola parola. Alcuni modelli suddividono le parole in componenti più piccoli, soprattutto quando si tratta di parole composte o lunghe. Ad esempio, gatto è un token, mentre gattaccio può essere suddiviso in gat e accio, a seconda del metodo di tokenizzazione del modello. Passo 4. Esame della risposta o dell'output. Una volta che Copilot ha fornito i suoi risultati, esaminateli per verificare che siano in linea con i vostri obiettivi. Se non è del tutto soddisfacente, potete perfezionare il prompt e ripresentarlo per ricevere una risposta più precisa.
Questo processo può aiutarvi a collaborare in modo più efficace nel tempo. Con il continuo progresso dell'IA generativa basata su LLM, l'arte del prompt engineering diventa sempre più importante. Non si tratta solo di chiedere, ma anche di come lo facciamo. Comprendendo e creando in modo efficace i prompt, possiamo sfruttare tutto il potenziale degli strumenti di IA generativa come Microsoft Copilot. La chiave del successo di un'interazione sta nella chiarezza delle istruzioni e nella pertinenza del contesto.